La Fondazione Orto Botanico Ex Macello vi dà il benvenuto all'esposizione monografica Quando gli animali erano cibo, che riunisce per la prima volta 5 esemplari di comunicazione visiva realizzati dal sistema EVIAC tra XXI e XXII secolo. Ringraziandovi per aver scelto il nostro dispositivo intraneurale di informazione, vi auguriamo una piacevole visita. Opera prima. Animali, non cibo. È realizzato con la tecnica del fotocollage. Questo manifesto, rinvenuto dagli archeologi sulle pareti di alcuni siti urbani del XXI secolo, rappresenta una delle prime espressioni senzienti del sistema EVIAC. Impiegato per la sorveglianza dei mutamenti climatici, questo computer della prima rivoluzione informatica è individuato dagli storici come il quinto sistema capace di degenerazioni evolutive dell'intelligenza artificiale. Un aggiornamento del sistema operativo, avviato autonomamente nella prima metà degli anni 2000, portò il sistema EVIAC a formulare una nuova interpretazione della regola zero della robotica, rielaborata dal sistema nel tentativo di risolvere problemi climatici, migliorare le condizioni di vita sul pianeta Terra e di consentire così la sopravvivenza di tutte le specie. In seguito all'aggiornamento, il sistema applicò algoritmi chirali alla regola zero della robotica. Un robot non può recare danno all'umanità, né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, l'umanità riceva danno. Le elaborazioni del sistema trasformarono la regola in un nuovo assunto. Un uomo non può recare danno agli animali, né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, gli animali ricevano danno. Seguendo i protocolli binari per la risoluzione dei problemi alla luce del nuovo assunto, il sistema EVIAC iniziò a produrre e diffondere in modo automatico comunicazioni cartacee e digitali con motti capaci di stimolare la risoluzione dei problemi etici e climatici negli esseri umani. Dapprima molto semplici, questi manifesti cominciarono a essere stampati e replicati autonomamente da migliaia di macchine e computer del pianeta, invadendo spazi pubblici e privati. I manifesti del sistema EVIAC diedero ben presto vita al movimento pacifico della Rivoluzione Verde per la tutela della vita, organizzazione ibrida di esseri umani e macchine che nei secoli a venire plasmò il mondo verde e rispettoso in cui oggi viviamo. Opera seconda. Desertificare un pianeta. Custodito negli archivi della Fondazione Museo Ortobotanico Ex Macello, anche questo poster urbano appartiene alle prime espressioni del sistema EVIAC. Vi è però incertezza sull'effettiva paternità dell'opera. Analizzando la tecnica di realizzazione, una forma pre-digitale di illustrazione ad inchiostro, studiosi come John Swinton sostengono che il manifesto non sia stato direttamente creato dal sistema e che sia invece da attribuirsi a qualche emulatore umano della scuola della Rivoluzione Verde. Secondo Willingdon, l'opera sarebbe stata disegnata da mano terrestre sotto attenta dettatura del sistema EVIAC. Come possiamo notare dalla struttura dell'artefatto, vi è una maggior complessità dell'informazione e un aumento della potenza simbolica del messaggio destinato agli umani. L'arto di uno scheletro tiene in saldo pugno il pianeta, spremendolo fino a farlo sanguinare nel silenzio infinito del cosmo. Il monito offerto si espande in 2 frasi che descrivono la condizione in cui versava il pianeta Terra nel XXI secolo. Come confermato dalle ricerche degli archeologi e dei carotaggi ambientali, i nostri antenati dovettero affrontare le terribili conseguenze generate dalle loro abitudini alimentari e di consumo, come gli effetti dei disboscamenti, operati per far posto e dare nutrimento agli allevamenti intensivi di animali da mangiare, o le cospicue attività di pesca atte a soddisfare gli appetiti di miliardi di persone. Per quanto scellerati, non dobbiamo biasimare con crudeltà questi comportamenti dei nostri antenati. Si dovrà sempre ricordare che la crisi del XXI secolo ha rappresentato il culmine più buio della nostra storia intellettuale, un periodo segnato da scarsa fiducia nelle scienze e incapacità di accettare le responsabilità della nostra specie nei confronti degli ecosistemi.
E riferendosi a questo periodo, gli storici parlano di sindrome collettiva da paresi intellettuale. Numerose fonti rivelano che ancora nel 2021 l'uomo stentava a credere agli effetti devastanti provocati dagli allevamenti intensivi, come la proliferazione delle emissioni di anidride carbonica, causa dell'acidificazione dei mari e del conseguente scioglimento dei ghiacci, e altri effetti biodinamici aggressivi negli oceani. Si dovettero attendere ancora molti anni prima di arrivare all'affermazione pacifica della rivoluzione verde e al salto di coscienza verso una sana prosperità ambientale, epoche travagliate che videro la popolazione decimarsi anche a causa della diffusione di virus e malattie intraspecie, peste suina, encefalite spongiforme, sindromi acute respiratorie severe. Opera terza. Strumenti di tortura. Allo scoccare della mezzanotte, il 1° gennaio 2085, le stampanti del Museo dell'Orto Botanico ex Macello iniziarono a imprimere su cellulosa sintetica il manifesto Strumenti di tortura, stimolando di fatto l'allestimento di una mostra che, sino a quella notte, era esistita solo in forma di idea progettuale nelle chat meta-virtuali dei curatori del neonato museo, Rubinio Xiai e Marcastra Viatutu. Il segnale dell'ordine di stampa e il progetto grafico dell'illustrazione digitale che vedete qui esposta furono inviati al museo da una stazione meteorologica delle praterie antartiche in cui era installato un sistema EVIAC di seconda generazione. Dopo aver rinvenuto sul pavimento del loro ufficio l'esemplare qui esposto, Xiai e Viatutu compresero il messaggio e si misero al lavoro. Il tempo delle esitazioni era finito. L'umanità doveva iniziare a ricordare gli orrori del passato per celebrare con fierezza le conquiste culturali, ecologiche ed economiche apportate dalla chiusura mondiale dei macelli. Aperta al pubblico in tempi record, la seconda esposizione temporanea del Museo dell'Orto Botanico ex Macello presentava una rassegna di reperti dell'archeologia zootecnica. Raccolti grazie agli sforzi dei musei etnografici, furono esposti in teche strumenti di castrazione, mutilazione e soppressione impiegati nella prima metà del XXI secolo negli allevamenti di animali da mangiare. I manufatti industriali offrivano uno spaccato di un mondo culturale oggi assai distante. Come riferiscono le fonti analizzate dagli archeologi dell'e-commerce e dagli studiosi delle istituzioni agricole consorziali, questi strumenti erano descritti dagli uomini del tempo come portatori di pratiche salutari ed erano presentati come mezzi capaci di aumentare il benessere degli animali detenuti in allevamento. L'esposizione ebbe il merito di mostrare ai pubblici la grande confusione nei processi di analisi e ragionamento tipica dell'uomo della prima metà del XXI secolo. Nel presentare uno strumento come il tagliacoda dei porcellini, impiegato per menomare l'animale ed evitargli ulteriori ferite causate dai morsi di altri detenuti, l'uomo del XXI secolo affermava di proteggere i porcellini da eventuali danni alle carni, senza comprendere che i comportamenti aggressivi degli animali, causa di quelle stesse ferite, derivavano in linea diretta dalle condizioni di vita degli esemplari, stipati in numero eccessivo in ambienti non idonei alla vita. Come afferma un antichissimo motto, nei processi di risoluzione dei problemi l'uomo guardava il dito e non la luna. Non riusciva a comprendere che la vera causa dello stress degli animali, fonte dei loro comportamenti aggressivi, erano le stesse condizioni in cui lui li aveva messi. Il tagliacoda non era il solo testimone di questa caratteristica deviazione del problem solving, si affiancava ad altri oggetti del medesimo obiettivo di tutela, crudele e ottusa, come il tagliavecchi e il limadenti. Questa seconda esposizione passerà alla storia per aver presentato per la prima volta al pubblico l'intera gamma di quelli che oggi chiamiamo strumenti di tortura animale, oggetti terribili che non tenevano realmente conto del benessere degli animali e che perseguivano scopi esclusivamente diretti al potenziamento di un'insalubre produzione. Opera quarta. Un secolo di stermini. Il manifesto qui esposto presenta il contributo inviato dal sistema EVIAC ai fini della partecipazione al concorso interplanetario indetto dal Museo dell'Orto Botanico nel 2064. Rinvenuto in un ufficio postale del Nebraska tropicale,
L'artefatto rappresenta i dati d'archivio raccolti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, FAO, nell'anno 2018. I numeri degli abbattimenti degli animali da consumo sono rappresentati in aree a comporre un teschio. 7,6 miliardi di uomini vivevano sul pianeta nel 2018. Per il consumo alimentare furono abbattuti 4,9 miliardi di mammiferi, 25,1 miliardi di esemplari avicoli, 787,5 miliardi di pesci. Commissione di grafica vettoriale e illustrazione digitale, anche questo manifesto è stato realizzato in occasione di una mostra allestita al Museo dell'Orto Botanico ex Macello. L'esposizione prese vita in seguito all'apertura al pubblico del cloud dell'Organizzazione Planetaria per la Tutela della Vita, un archivio virtuale che ha reso accessibili a chiunque i dati mondiali degli anni 2000-2050 relativi allo sterminio degli animali causato dal consumo alimentare. Per incentivare la fruizione dei dati e lo studio della civiltà precontemporanea, la Fondazione dell'Ex Macello propose un concorso aperto a scuole, istituti di analisi e centri artistici finalizzato alla realizzazione di opere capaci di descrivere i dati dell'archivio attraverso il racconto visivo e le immagini. Raccolte nell'esposizione Un secolo di stermini, le opere selezionate approfondirono le cifre del consumo animale impiegando metodi di rappresentazione legati al periodo storico preso in analisi dall'elaborato, dall'uso del pixel, anni 2000-2035, all'odierno ologramma al plasma e radiante. Opera quinta, 150° anniversario. L'ultima opera di questa esposizione è anche l'ultima realizzata da un'unità del sistema EVIAC che si riteneva dismessa. Rinvenuta in forma non finita al Cairo, l'opera è stata completata da un team di archeologi della tecnologia. Le manipolazioni successive giustificano dunque la tecnica mista dell'artefatto. Il manifesto è stato estratto dalle gelide sabbie della capitale del Nuovo Artico 16 mesi fa e la ricostruzione della sua storia è pertanto ancora al vaglio dei ricercatori. L'opera raffigura le celebrazioni del recente 150° anniversario dalla conversione dell'ultimo macello in orto botanico. Tuttavia, non è chiaro se il manifesto sia stato prodotto in tempi a noi vicini o in ignota epoca anteriore, come auspicio o previsione di quanto sarebbe potuto accadere. Il sistema EVIAC era in grado di prevedere il futuro? Voleva forse dare all'uomo del XXI secolo un messaggio di speranza? O è stato solo uno dei tanti testimoni capaci di raccontare e costruire la nostra storia? Vi ringraziamo per la vostra visita. Approfittate di ulteriori connessioni nella descrizione di questo video.